Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Dimash. Me l'avete chiesto in tantissimi e vi ringrazio. Stavolta vi accontento. Analizzerò e ascolterò È l'amore in te, canzone che qui ha portato al concerto di Almaty. Sono molto curioso perché non l'ho mai ascoltata prima, né nella versione originale né nella versione concerto, quindi non so veramente cosa aspettarmi. Credo che canterà in spagnolo, da quello che posso intuire dal titolo, però non ne ho la più pallida idea, quindi l'ascolterò per la prima volta insieme a voi e darò anche una piccola analisi vocale tecnica. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare commenti tecnici di analisi vocale, ma se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione. Andiamo ad ascoltare. Che sto cambiet stat, como padroni viar tanto d'amore il mieto cor. A chi puedo comprender que estas tormentas negras son parte d'un fin, que abrazarlas todas para renacer, encontrar la luz que hay ansía la ver. Puedo comprender que estas tormentas negras son parte de un fin, que abrazarlas todas y la ves a luz, alegría en las almas, paz pongas sin fin, sin fin. Cómpranos X son las puedo sentir, comprender mi interior para estar aquí con unición. Ok. Mi corazón, misias de luz te abracen, es amor en ti. Ven y con sus olas vibras, en que es feliz, cuando tienda poder más feliz. E mi corazón. Ok, scusate un attimo, allora, wow, è veramente interessante, ci sono diverse scelte molto particolari in questa canzone, io le trovo tutte molto efficaci, però particolarissime perché sta, come al solito, unendo generi diversi, sta mettendo insieme questo genere operistico, quindi l'opera lirica, con un testo moderno in spagnolo. Non ho capito bene questa scelta di cantare in spagnolo, credo che sia in spagnolo, magari datemi conferma. Apprezzo chiaramente moltissimo i sottotitoli
per capire cosa sta dicendo, perché io lo spagnolo non lo conosco. Però sentite che il suo suono, il suo modo di cantare, sì, è operistico, ma ha sempre degli sprazzi moderni, delle volte sembra veramente quasi power metal, sembra veramente ha un suono che ritroveremmo in questi generi assolutamente, molto risonante, molto squillante e acuto. È bellissima questa scelta di mettere un doppio Dimash che reincarna l'oscurità e la luce, ok? Luce e ombra, vestito di bianco, vestito di nero. Non ho capito bene come ha reso questa cosa dal vivo, credo che questa sia, non so, sia un video chiaramente rieditato con delle immagini del concerto, ma poi non lo so se ci fosse una sorta di proiezione, sembra quasi un ologramma o comunque una videoproiezione di lui che canta. Non so se sia stata mandata anche durante il concerto o se sia una post-produzione. In ogni caso, noi guardiamo il video così com'è e devo dire che è molto interessante. Non mi sembra live, vedendo così, mi sembra più un videoclip ufficiale con delle immagini del concerto, però anche questo magari fatemelo sapere voi, se qualcuno di voi è stato effettivamente al concerto di Almaty, mi faccia sapere come è stata questa performance. In ogni caso interessante, quindi i temi, quali sono i temi di questa canzone? All'inizio mi sembrava quasi che parlasse, che fosse una canzone di nuovo contro la guerra, ma in realtà questa tempesta di cui parla, questo tormento è dentro la sua anima, è dentro l'anima di ognuno di noi in realtà, se ci pensiamo. Noi siamo sempre frutto di contrasti, noi abbiamo dentro di noi tanti opposti che si compensano sempre, abbiamo sia l'aspetto luminoso, sia l'aspetto diciamo cupo, malinconico, che ci porta alla sofferenza anche, quindi la vita è così, soprattutto dal punto di vista interiore. Lui parla di io interiore, di quello che senti dentro. E allo stesso tempo, proprio di nuovo, come altre volte è emerso dalle sue canzoni, dalle tematiche dei testi, di nuovo quello che può superare tutto questo tormento è l'amore che c'è in te, è l'amore in te. Quindi è molto bello questo messaggio, drammatico, e lo sentiamo anche dalla melodia, dall'arrangiamento, da tutto il contesto, sentiamo il dramma proprio nella voce anche, e questa scelta di cantare con uno stile più operistico su questa canzone è sicuramente pensata proprio per dare ancora più pathos, ancora più drammaticità a questo sentimento. Bello, veramente molto bello, bella la melodia anche, tutto molto molto efficace. Lui come al solito tecnicamente è un mostro, ma ho già fatto altri 20 video in cui lo dico, quindi non mi sto a ripetere, ma su questo assolutamente niente da dire. Però mi piace, adesso più vado avanti ad ascoltare Dimash, meno mi focalizzo sulla tecnica sinceramente, e perché ormai quella la diamo per scontato, abbiamo visto che sa fare cose che noi umani non possiamo immaginare, però mi piace molto focalizzarmi sui concept, sulle tematiche, i testi, perché ha qualcosa da dire, ok? In mezzo a tanta gente, tanti artisti o pseudo artisti che magari sono anche bravi, però il contenuto non c'è, manca qualcosa, lui ci prova a mettere una parte di sé nelle canzoni che scrive. Qui, vabbè, tra l'altro ho visto che il testo non l'ha scritto lui, comunque credo che sia stato scritto in collaborazione con qualcuno, comunque l'idea, diciamo, sarà sicuramente nata da lui. Interessante, vabbè, andiamo avanti, se no parlo mezz'ora e sentiamo cosa succede nella seconda parte della canzone. Ok.
Ok, ok. Allora, adesso ho capito un po' meglio cosa sta succedendo. Quindi nella prima parte praticamente era una proiezione registrata, quindi anche l'audio era registrato. Scelta che dal vivo sì, può essere criticabile sicuramente, anche se l'hanno fatto, lo fanno e l'hanno fatto anche altri. Se penso anche solo ai Queen, tutte le volte che suonavano Bohemian Rhapsody dal vivo, o la tagliavano proprio, quindi facevano solo un pezzo, oppure se la facevano per intero, tutta la parte centrale operistica la mandavano registrata con queste proiezioni, che erano le proiezioni del videoclip ufficiale della canzone, e anche la base registrata per poi riprendere a suonare e a cantare, nel caso di Freddie Mercury, dopo nello special. Qui potrebbe essere una scelta simile perché chiaramente non si poteva sdoppiare, anzi triplicare Dimash, anche se probabilmente sarebbe interessante vedere dei cloni di Dimash sul palco. No, sto scherzando ovviamente. Era impossibile per lui poter fare tutto questo, diciamo, questo effetto corale da solo. Sì, d'altra parte, chiaramente tre quarti della canzone è registrata, quindi non è un vero live. Poi però finalmente entra in scena anche Dimash stesso, che probabilmente si stava riposando un attimo nel backstage, stava bevendo un sorso d'acqua probabilmente, che ci sta. So che i suoi concerti durano tanto, tra l'altro, quindi bisogna ottenere, diciamo, il massimo e cercare anche di riposarsi durante il live. Qua ritorna in scena e ci mette del suo, e ci mette del suo in maniera molto interessante, perché dopo tutta questa introduzione operistica, lui entra in scena e canta con uno stile molto più pop, molto più moderno, anche come attitudine sembra quasi, mi ricorda tantissimo Michael Jackson, come si muove sul palco, nel movimento che fa proprio nella camminata, quando fa questi "Woo!", proprio come Michael Jackson faceva dal vivo. Non lo so, forse era nel mood, non ne ho idea, però mi ha ricordato moltissimo Michael Jackson, che è uno dei più grandi performer della musica pop e non solo, della musica moderna in generale. Quindi tanta roba. E poi c'è tutti questi melismi anche pop, tutti questi fraseggi molto belli, molto ben fatti, perfetto, sempre una macchina. Tra l'altro quando entra in scena, adesso lo rivediamo, non si sente differenza timbrica tra la voce registrata e lui che sta cantando dal vivo, quindi ci ho messo anche un attimo per capire, ah, ma effettivamente sta cantando lui, perché lui è perfetto, anche dal vivo non si sente nessun tipo di differenza. Adesso l'andiamo a ritrovare. Ah, e qua si vede anche questa terza figura che non mi aspettavo, sempre impersonata da Dimash, vestita di rosso. Non so se questo sia l'emblema dell'amore, perché il rosso richiama l'amore, la passione, non lo so, oppure sembra quasi un'entità quasi, non lo so, demoniaca, ma non nel senso negativo, sembra quasi, non lo so, un'entità superiore diciamo va a ritrovarsi a far trovare un accordo tra le altre due figure, non lo so, è come se fosse un'entità che sta al di sopra degli altri. Non lo so, non ho capito questa, perché luce e ombra, ok, è chiaro. La terza figura, sì, direi, o simboleggia l'amore, o non lo so, fatemelo sapere anche voi, e poi riascoltiamo quando entra effettivamente in scena Dimash. Di nuovo questi fraseggi lirici da sopranista veramente molto ben fatti, assolutamente. La sua forza sta proprio lì nel saper utilizzare suoni e colori diversi, molto diversi tra di loro, all'interno dello stesso brano, veramente interessante. Eccolo. Sentite che già appena entri in scena lo stile già cambia. Sembra proprio, sì, più pop, anche quasi un po' funky, non so, cioè
mette insieme tante cose al contempo, diciamo. Fammi riascoltare. Mi dà proprio un mood da Michael Jackson, perché Michael Jackson faceva la stessa cosa, metteva insieme un po' il pop, perché è il re del pop, l'emblema del re del pop, ma con sonorità anche rock, quindi con anche stili vocali, oltre che di arrangiamento, che tendono verso il rock, ma con tanto groove, quindi c'è un po' questa attitudine sempre sotto un po' funky, ok? Che non è magari predominante, però c'è. E qui sento un po' questa cosa, questo insieme di fattori, e anche nel modo di cantare. Vedete quanti medismi che fa? Tutte queste note veloci sono perfette, veramente ben fatte. Wow. E l'acuto rock di nuovo, quindi per quello vi dicevo, mette insieme tante cose, tutte insieme. Qua si può divertire, perché forse proprio per il fatto che c'è questo rinforzo della base, lui può permettersi qua di lasciarsi andare, improvvisare un po', fare dei fraseggi liberi, oppure non cantare semplicemente e vivere il momento in maniera più serena. Si vede che si sta divertendo, tra l'altro, quindi è bello vederlo così spensierato sul palco, veramente bene, sono contento per lui che se la viva in modo così sereno. Qua nel modo proprio in cui si muove è proprio Michael Jackson, è proprio lui, veramente. Poi sentite questi urletti che fa, questi sono proprio, sì, è Michael Jackson praticamente. Bello. Bello anche questo medisma finale. Adesso ho capito meglio anche le tre figure. Ognuna di esse, oltre al discorso della luce, dell'ombra, eccetera, ognuna di esse canta una parte diversa, canta su una tessitura diversa. Baritono, la figura nera, vestita in nero centrale, tenore, la figura bianca, e sopranista, in questo caso, la figura vestita in rosso. Quindi ci sono tutte e tre le classificazioni, diciamo, della voce lirica, diciamo così, no? Operistica. E quindi interessante perché dimostra ancora una volta di saper fare tutto, di cantare, di saper cantare da baritono, di cantare da tenore, di cantare da soprano, da sopranista, in modo molto credibile. Avrei voluto magari sentire tutte queste tre cose, appunto,
fatte direttamente da lui dal vivo, però capisco che diventa anche un po' complesso riuscire poi a gestire tutto questa moltitudine di voci tutte insieme quando poi si intersecano, è praticamente impossibile. Però ero curioso soprattutto delle basse, sentire come affrontava queste note basse dal vivo, ma sicuramente ci saranno altri video in cui posso sentire questa cosa. Fatemelo sapere nei commenti magari. Bene, mi fermo qui, grazie mille per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, non dimenticate di abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati e lasciatevi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction su Dimash e non solo. Ci vediamo al prossimo video, ciao!